Se questa fosse una sceneggiatura, probabilmente comincerebbe con qualcosa del genere. Esterno, tardo pomeriggio. Un bel giorno di primavera, nel mezzo della primavera. Fa già molto caldo e da qualche parte si sente il rumore del fiume che scorre placido, come ha fatto negli ultimi 2000 anni, da quando questa città è stata fondata. Un lunghissimo viale, lunghissimo, splendido, così bello da portare il nome letteralmente della strada del paradiso, Champs-Élysées. E sul viale sono transitati tutti gli individui che hanno lasciato una qualche traccia nella storia del continente europeo, re, imperatori, 2 almeno, sedicenti re, un Führer, anche se non di persona ma tramite inviati, e poi presidenti europei, presidenti americani, una grande quantità di imbonitori. Chiunque volesse contare qualcosa in qualche modo a un certo punto della sua vita, questa strada l'ha attraversata. E ai lati della strada, chiunque voglia affermare al mondo di contare qualcosa. Le Maison, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, tutti quanti. Chiunque deve avere un negozio. Un grande negozio possibilmente. E adesso cosa sta succedendo a quei negozi? Cosa dice la nostra sceneggiatura? Dice che ci sono delle persone, quasi tutte non bianche, che stanno montando dei bruttissimi pannelli di MDF per coprire le vetrine, per coprire il lusso, come se ci si stesse preparando per una guerra. Ma una guerra contro chi? Contro cosa? È un giorno di primavera, il fiume scorre, l'aria è già calda, diventerà molto più calda, gli abitanti non lo sanno ancora, ma sta per arrivare un'ondata di calore senza precedenti nella storia dell'Europa occidentale. Tutto sembra placido e stabile. Eppure però la bellezza deve essere coperta. E quelli che costruiscono le coperture per le vetrine lo fanno con una certa esperienza. E in effetti è vero che ce l'hanno, perché non è la prima volta che lo fanno, perché non è la prima volta che c'è bisogno di costruire queste protezioni. Non è la prima volta che ci si trova in quello che sembra il teatro di un prossimo conflitto. E se ci spostiamo di qualche chilometro, la città è grande, arriviamo a una piazza che porta un nome direi più che simbolico, Place de la Concorde. E a Place de la Concorde c'è un'installazione d'arte, un'installazione costruita da uno dei più grandi architetti ancora in vita, Renzo Piano, per un amico, un fotografo, grande fotografo, molto amato. Se questa fosse una sceneggiatura, avremmo tratteggiato lo stato di partenza e avremmo creato nel nostro lettore o nel nostro spettatore le condizioni di base perché poi si sviluppi il dramma. E in effetti il dramma si svilupperà e come? Ed è esattamente di questo che parleremo. Parleremo di un fotografo, della sua vita, della sua città e del modo in cui la sua città, in qualche modo, ha disatteso tutte le sue aspettative e in senso esteso invece ha confermato le paure di gran parte della popolazione europea. Benvenuti su Signum, un posto libero in cui diciamo la verità, liberamente. Ci sono dei luoghi in Europa che sono più avanti del resto del continente. Quando dico più avanti non intendo fare un complimento e nemmeno in realtà usarlo come insulto, intendo dire semplicemente che sembrano essere 20 o 25 anni nel futuro rispetto al resto del continente, soprattutto rispetto alle parti più marginali. Ovviamente mi riferisco alle grandi capitali, cioè a Londra, soprattutto Londra direi, a Bruxelles, che è più di una capitale, è una capitale nei tanti significati di questo termine, in qualche modo a Berlino, in un certo senso a Milano, che non è una capitale ma è l'unica città italiana a essere in qualche modo veramente integrata nel resto del continente, la parte più ricca del continente. E poi c'è una storia completamente a parte, ed è Parigi. Parigi è una città immensa, una città che in realtà è tante cose accatastate l'una sopra l'altra, e forse non potrebbe essere altrimenti per una città così antica. Precisazione, io a Parigi non ci sono mai andato, come d'altronde non sono mai andato praticamente da nessuna parte, e questo perché, come diceva il grande poeta italiano, non è che a me non piacesse e non piaccia viaggiare, ma io preferisco viaggiare, diceva lui, con Tolomeo, cioè imparare delle cose da casa mia. Questo da un lato potrebbe essere un problema, dall'altro però consente di avere
una chiarezza migliore, se uno vuole, diciamo, vederla in termini positivi, e vedere questa osservazione come un'osservazione dalla torre, che infatti, guarda caso, è il simbolo del canale. Torniamo a noi. Che cos'è Parigi? Parigi è la capitale della Francia, e fino a qui. È una città, forse l'unica in Europa in senso stretto, ad avere quelle che i francesi chiamano banlieue, che noi potremmo tradurre come sobborghi, o in inglese outskirts, ma la banlieue è una cosa un po' diversa. La banlieue somiglia di più a quella che i brasiliani chiamano favela, non nel senso che c'è quel livello di degrado, perché ovviamente non c'è quel livello di degrado, anche se volendo ci si avvicina, ma quello che è interessante è che la banlieue ha un suo sistema di vita parallelo. In qualche modo sembrerà strano, ma forse è l'unico che, a parte un francese che vive a Parigi e ha una contezza di quello di cui stiamo parlando, l'unico che può capire davvero di cosa significa una banlieue è chi vive in certi posti del sud Italia. Nel senso che ci sono certi quartieri dove appena si fa un passo, si entra in questo pezzo di città che ha un nome, spesso un nome che diventa spesso famigerato, le regole cambiano. Cioè, formalmente siamo ancora in Italia, formalmente siamo ancora in Francia, le regole sempre quelle sono, le leggi sono sempre le stesse, non ci sono zone speciali. Però di fatto ci sono. E uno dei principi di una zona speciale è che il governo non è lo stesso del resto della città. Cioè, il presidente è sempre lo stesso, perché siamo, lo ripeto, nella stessa nazione. Però il sistema di valori, il giudizio di quello che è buono, di quello che è cattivo, di quello che si può dire, di quello che non si può dire, di quello che si può fare, di quello che non si può fare, cambiano totalmente. È, se vogliamo, una sottocultura portata però alle estreme conseguenze anche fisiche. Fisiche perché spesso il territorio si adegua alla gente che vive al suo interno. Quindi i palazzi, che sono un po' il simbolo di qualsiasi periferia del mondo, diventano un ecosistema che vive e in funzione di cosa vive? Delle sue attività criminali. Sembro Saviano adesso. Ogni palazzo diventa potenzialmente una piazza di spaccio, e più è degradato, più è distrutto, più è fatiscente, meglio è, perché tiene lontani i curiosi, tiene lontana in un certo senso anche l'autorità. Questa è la famosa teoria della finestra rotta. E dunque, Parigi è circondata da queste banlieue. È un centro storico abbastanza piccolo, popolato da persone ricchissime, è una delle regioni più ricche d'Europa, ovviamente. Persone ricchissime che spesso hanno ereditato questa ricchezza, hanno ereditato la casa, hanno ereditato delle proprietà, sono dei multimilionari. Però dall'altra parte del fiume, simbolicamente, ma pure no, c'è una gran massa di umanità, molto ribollente, che in qualche modo è un ricordo del passato coloniale della Francia, ma poi è diventato molto molto altro. 1 su 5 degli abitanti di Parigi non è nato in Francia. Anzi, diciamolo meglio, perché la storia è complessa e i francesi non amano molto le statistiche, proprio come noi. 1 su 5 degli abitanti di Parigi non è francese, cioè è straniero. Più o meno possiamo dire la condizione in cui mi troverei io se ci andassi oggi a vivere. Spero proprio di no. Comunque, persone straniere che non hanno nessun tipo di documento che dica che sono francesi. Poi ci sono i francesi, ma cosa vuol dire francesi? La Francia è un paese in cui c'è lo ius soli, quindi chiunque abbia dei figli all'interno, sul territorio francese, può chiedere che questi abbiano la cittadinanza, è diverso dall'Italia. Infatti la situazione attuale è che Parigi, soprattutto nelle sue periferie, soprattutto in queste famose banlieue che abbiamo descritto, è strapiena di individui che hanno almeno un genitore che non era in possesso della cittadinanza francese. Se guardiamo ai numeri, e soprattutto se guardiamo alla fascia della popolazione giovane, quella sotto i 18 anni, a Parigi almeno 4 su 10 dei ragazzi che hanno meno di 18 anni sono in realtà figli di persone immigrate. E immigrate da dove? Perché è una cosa che è ovvia, però non viene ripetuta mai abbastanza. I paesi di provenienza sono pochi. Le persone non vengono da tutto il mondo. Non ci sono finlandesi, non ci sono norvegesi, non ci sono giapponesi, non ci sono coreani. Ce ne sono, ma ovviamente è un numero risibile. La stragrande maggioranza di persone che abitano soprattutto i quartieri periferici della città sono di origini nordafricane e subsahariane. Parigi è una città che continua a votare sindaci socialisti.
In questo non è assolutamente diversa da ogni altra grande città europea o europea occidentale, ovviamente, ogni altra capitale. Tutte quelle che ho menzionato in apertura, Bruxelles, Londra, Milano, tutte città che hanno sindaci più o meno progressisti, ma spesso molto progressisti. Ci potremmo aggiungere anche New York adesso. Tra l'altro New York e Londra hanno entrambe sindaci musulmani in questo momento. Parigi no, Parigi come sindaco aveva una donna, adesso ha da poco un uomo francese, bianco, di mezza età. Tutti questi sindaci sono accomunati da alcuni principi. Un'enorme attenzione verso l'ecologismo, che talvolta sfocia anche in provvedimenti apparentemente impopolari, ma evidentemente poi non sono tanto impopolari se risultano sempre eletti. Un'enorme attenzione verso l'inclusività sociale e un totale disinteresse verso i problemi che derivano dalle interazioni fra gli abitanti della città che vengono da classi sociali e da background diversi. Chiunque si azzardi a fare un discorso come quello che sto facendo io, anche senza metterci, come finora non ho fatto, la propria opinione, dire questo va bene, questo non va bene, verrebbe e viene etichettato come una persona, nel migliore dei casi come una persona reazionaria, diciamo così. Finora abbiamo preparato il terreno, il brodo di cottura di quello che sta succedendo. E adesso dobbiamo dire però che cosa sta succedendo, e per dire quello che sta succedendo ci serviamo, perché in realtà è, e lo vedremo, è semplicemente una scusa, ci serviamo di una squadra di calcio che ovviamente non può che essere il Paris Saint-Germain. Questa è una squadra di fondazione recentissima, parliamo di 1970. Si chiama tra l'altro Paris Saint-Germain perché in origine una delle due squadre fondatrici di questo unico club, dalla cui fusione nacque questo club, era la squadra di questo quartiere che è Saint-Germain, che è un posto molto tranquillo, abbastanza fuori dal centro cittadino, diciamo una cosa a metà tra un paese e un sobborgo. Questa è una squadra che ha avuto dei risultati calcistici relativamente non di rilievo. La Francia, esattamente come l'Italia ed esattamente come la Germania, è una di quelle nazioni in cui le squadre della capitale del paese, le squadre di calcio della capitale del paese, non sono storicamente le squadre più forti della nazione. Questo vale per l'Italia. Lazio e Roma in totale hanno vinto 5 scudetti su 80 campionati disputati. Stessa cosa vale per Berlino. Non credo che l'Hertha Berlino abbia mai vinto lo scudetto, e questo valeva per Parigi, nel senso che il calcio francese era tutto diviso, diciamo, il potere del calcio francese era tutto a sud ed era, diciamo, un gioco a tre tra Saint-Étienne, Lione e Marsiglia. E così è stato fino agli anni 2010. Negli anni 2010 il Paris Saint-Germain è stato comprato da un fondo che poi di fatto fa capo a uno degli emiri del Qatar, forse l'unico emiro del Qatar. Quindi questa nuova proprietà ha investito una quantità mostruosa di soldi sul brand Paris Saint-Germain e sulla squadra, e questi investimenti di denaro, diciamo, hanno richiesto un po' di tempo per fruttare risultati di una certa importanza, ma poi alla fine il Paris Saint-Germain ha cominciato a vincere quasi ogni anno il campionato e negli ultimi 2 anni ha vinto 2 volte consecutivamente la Champions League. Ovviamente a risultati di questo genere non può che corrispondere un incremento del tifo. Storicamente il Paris Saint-Germain giocava al Parco dei Principi, che è uno stadio piccolo e molto elegante, perché la squadra era quella, era una squadra estremamente borghese, e lo è ancora in un certo senso. E ancora oggi gioca al Parco dei Principi. Non è una squadra che ha degli ultra in senso stretto, ha una tifoseria importante, molto foraggiata tra l'altro dalla proprietà, ma è una tifoseria per i nostri standard italiana molto tranquilla. Il calcio francese è abbastanza violento, più violento rispetto al calcio italiano, ma il Paris Saint-Germain non era uno di quei club, perché è sempre stato visto come un prodotto prima della federazione, che ha voluto la fondazione di questo, l'unificazione di 2 club per arrivare a questo, e poi un prodotto, e questo è molto importante, di un ricco uomo, ricco non rende l'idea, di un ricchissimo uomo d'affari che ha deciso di comprarsi un club per esportare, qualcuno dice anche per esportare direttamente la cultura del suo paese, e visto che il Qatar è riuscito ad avere l'organizzazione del mondiale, non sembra una cosa campata per aria. Potreste chiedervi, come uniamo tutti questi puntini? Gente che si barrica sugli Champs-Élysées, un fotografo, una squadra di calcio. Presto detto.
C'è un'interazione tra tutte queste componenti, d'altronde se non ci fosse stata non avrei potuto fare il video. L'interazione è questa. Negli ultimi anni, ogni volta che il Paris Saint-Germain arriva vicino a dei risultati di rilievo, e ci arriva spessissimo perché è una squadra su cui vengono investiti centinaia di milioni di euro a ogni sessione di mercato, succede qualcosa di bizzarro. Succede che spesso a vittorie, ma anche a sconfitte per la verità, della squadra, anche e soprattutto quando la squadra non sta giocando in casa, ma sta giocando in trasferta, o si sta giocando una finale in trasferta da un'altra parte, ci sono quelli che i giornali occidentali definiscono degli incidenti, che però in realtà non sembrano degli incidenti, sembrano qualcos'altro. Cosa succede? Succede che una grandi masse anzi, di quei cittadini che abbiamo descritto prima, degli abitanti di queste banlieue, che sono per la stragrande maggioranza persone giovani. La Francia non è come l'Italia dal punto di vista demografico, ma ci siamo comunque vicini. I francesi bianchi, diciamo i francesi che non hanno nessun'altra origine etnica, sono una popolazione mediamente piuttosto anziana. L'età media è quella, se non sono i 46 dell'Italia saranno 43-44, ma nelle banlieue nasce, cresce e si è ormai sviluppata una grandissima quantità di giovani con ascendenze magrebine, giovani con ascendenze africane. Quando il Paris Saint-Germain vince o perde, vince per lo più, perché per lo più vince, questi giovani invadono, e non uso questa parola involontariamente o in senso scandalistico, ma invadono il centro della città. Cioè superano quel fiume ideale di cui parlavamo e dalle loro zone in cui vigono altre regole, un'altra cultura, altri valori, arrivano nei quartieri dove invece ci sono le persone molto ricche, che vivono lì da generazioni e che da generazioni ereditano e sfruttano il loro patrimonio. E cosa succede? Qui la storia si fa interessante. Succede quello che qualche giornale italiano, mostrando o un'ignoranza o una malafede senza fine, definisce comportamento da ultra. Cioè, questi tifosi, che così vengono chiamati, questi tifosi, spesso hanno le maglie della squadra, arrivano nei quartieri del centro di Parigi per festeggiare e cominciano invece a compiere atti di vandalismo. Distruggono i negozi, o almeno ci provano. Adesso i negozi che se lo possono permettere hanno cominciato a barricarsi in quei giorni perché lo sanno prima quello che succederà. Rompono macchine, assaltano la polizia. Quasi sempre, e metterò un qualcosa di grafico qui, qualcuno muore. Cioè, nelle ultime volte che il Paris Saint-Germain è arrivato vicino o ha ottenuto qualche risultato di prestigio, nella città di Parigi ci sono stati dei morti. Io vorrei farvi riflettere su una cosa, un episodio, e questa riflessione mi serve per contraddire, ma non è che ci voglia molto, la narrazione del discorso sulle violenze ultras, che poi il giornale di fatto dice, sì, è una cosa che è sempre esistita, non è che la stanno scoprendo ora. Vorrei farvi riflettere su una cosa. Nel 2007, a febbraio, ci fu qui in Sicilia, a Catania, una partita, uno dei derby tra l'altro più brutti sul campo che si siano mai visti, tra Palermo e Catania. Era un derby che era molto importante per la classifica, era molto sentito, entrambe le squadre stavano giocando veramente bene e poi forse non avrebbero mai più giocato così bene a quei livelli. Quel giorno ci furono delle violenze, in effetti, tra gruppi organizzati di tifoseria e morì un uomo della Celere. Non so se le più giovani si ricorderanno, comunque il nome di questa persona era Filippo Raciti, era una persona di Catania. Un morto. Ci furono centinaio di arresti e dal giorno dopo il governo italiano cambiò completamente le regole di accesso in qualsiasi stadio per qualsiasi evento calcistico. A gennaio del 2007, per andare allo stadio, bastava comprare un biglietto dove si voleva. Si comprava il biglietto, un bigliettaio davanti allo stadio lo staccava, si entrava allo stadio e ci si sedeva al posto assegnato. Diciamo, questa era un po' la procedura civile. Poi spesso le cose non andavano così. Dalla morte di Filippo Raciti in poi, ed è ancora così, per comprare un biglietto bisogna scrivere il proprio nome e la propria data di nascita, avere con sé un documento, il posto è nominale, il nome non può essere cambiato, può essere cambiato ma comunque è una procedura molto difficile.
È obbligatorio per tutti gli stati avere dei tornelli con accesso elettronico, quindi bisogna presentare il biglietto e non basta che qualcuno lo stacchi a mano, bisogna che un sistema registri gli accessi. Bisogna mostrare di non avere oggetti pericolosi, tantissime cose sono state bandite dagli stati. Tutto questo è successo per un morto. A Parigi, ultimamente, ogni volta che il Paris Saint-Germain vince, e ripeto, la squadra non sta giocando in città, quindi in città non c'è nessun evento sportivo, in senso stretto, muore qualcuno. Qualche giorno fa, il 30 di maggio, finale di Champions, è morta una persona, 750 individui sono stati arrestati, i danni alla proprietà lo Stato francese non li calcola in termini economici, ma sono stati rilevantissimi, e però lo Stato francese non ha fatto assolutamente nulla. Non ci sono nuove leggi, non ci sono nuovi regolamenti, non ci sono in senso stretto controlli aggiuntivi quando ci sono partite di questa rilevanza. Lo Stato francese si limita, tramite la polizia, a informare i cittadini che oggi è giorno di partita. E siccome è giorno di partita, bisogna stare attenti a quello che si può trovare in giro, perché nella gioia del celebrare può anche capitare che qualcuno ecceda un po'. Diciamo, questa è la narrativa ufficiale del governo francese. Sono degli incidenti che dipendono da un eccesso di gioia, da un eccesso di trasporto e poi loro dicono da qualche infiltrato. Scusa sempre valida. E così abbiamo chiarito cosa c'entra la squadra di calcio e cosa c'entrano le banlieue, che rapporto hanno. Lo ripeto per chiarezza, le banlieue sono il serbatoio di questi cosiddetti tifosi che si riversano dalle periferie al centro ogni qualvolta ci sia un evento importante. E la squadra di calcio, che ultimamente è molto vincente, diciamo, crea molto spesso delle occasioni per celebrare ed eventualmente poi eccedere in queste celebrazioni. Manca il terzo apice del racconto. Per parlare del nostro fotografo, del nostro artista, transitiamo nella seconda sezione del video. Diamo un nome a questo protagonista, diamo un nome a quest'uomo, anche perché quest'uomo un nome ce l'ha e come, e non è soltanto un nome nel senso che qualcuno lo ha battezzato e ha deciso come si chiamava, ha un nome nel senso che è una persona piuttosto famosa, forse non famosa, diciamo, nel mainstream, anche perché è un fotografo, che è un'arte che tutto sommato purtroppo, con grande rammarico lo dico, nell'ultimo quarto di secolo si è persa molto da tanti punti di vista, è stata molto banalizzata. Comunque, il nostro uomo, diciamo, ha molto più di un quarto di secolo, perché ha 80 anni adesso, è nato nel 1946 e si chiama Yann Arthus Bertrand. È un uomo che proviene da una famiglia, doppio cognome, dicevo, non dovrebbe sorprendere nessuno, da una famiglia estremamente benestante. Diciamolo pure, viene da una famiglia ricca, di ricchi imprenditori, il che non è una colpa in sé per sé, ovviamente. Che ha fatto di bello Yann nella sua vita? Intanto, quando aveva meno di 30 anni, è partito per l'Africa, è partito per il Kenya. Stiamo parlando degli anni 70, diciamo, è una scelta che per quei tempi in effetti era piuttosto controcorrente. Che voleva fare in Kenya? Per la verità voleva fare i servizi fotografici. Da lì scoprì di essere portato per la fotografia naturalistica e iniziò questa carriera. Carriera che poi lo portò anche a pubblicare con National Geographic. È un fotografo, magari ora potrebbe sembrare che io stia facendo ironia, ma in realtà stiamo parlando di un fotografo di grandissimo talento. E se vi capita di guardare le sue opere, sia come fotografo poi che come regista, perché a un certo punto fece anche dei film documentari, che sia una persona competente e con sensibilità artistica è fuori discussione. Come sapete, quando parliamo di un artista, a me non me frega niente delle sue opinioni politiche in senso stretto. È un artista esperto e di grande talento. E questo talento lo ha dimostrato anche, dicevo prima, facendo il regista, non soltanto il fotografo in senso stretto. Ha continuato comunque a pubblicare dei libri e a un certo punto il suo interesse si è spostato un po', cioè dalla fotografia naturalistica, cioè di animali, piante, ambienti naturali, ha cominciato a interessarsi anche del rapporto tra gli esseri umani e questi spazi e questi
enti naturali che lui fotografava. E da lì ha cominciato, diciamo, la seconda parte della sua carriera, interessandosi più che altro di fenomeni umani tipo migrazioni e violazioni dei diritti, fino ad arrivare a pubblicare nel 2015 un film. Si trova tutto integrale su YouTube se vi interessa, è una lunga serie di tantissime interviste a persone molto diverse l'una dall'altra, è molto interessante. Tra l'altro ogni persona parla nella sua lingua e questo, diciamo, dà un quadro veramente interessante di certi aspetti dell'umanità. Questa è la produzione artistica di Arthur Bertrand. Dal punto di vista, diciamo, potremmo dire politico, anche se questa è una persona, lo voglio dire anche questo per chiarezza, che non si è mai candidata. Questa persona non è mai diventata un politico in senso stretto, però era vicinissimo all'establishment culturale francese. E quale tipo di establishment? Ovviamente terzomondismo, difesa del diverso, difesa di quello percepito come più debole, critica al capitalismo, però stando perfettamente dentro il capitalismo e usando tutti i mezzi del capitalismo, critica all'industrialismo dell'Occidente che, anche direi correttamente, Bertrand vede una minaccia per gli ecosistemi, per la bellezza della natura. Profilo culturale da classico uomo progressista. Perché ci interessa questa faccenda? E ci interessa per un motivo, che a un certo punto della sua carriera, quest'anno, un mese e mezzo fa, anche se sicuramente il lavoro sarà molto più antico, un mese fa, questo è il lavoro di anni e anni e anni, Arthur Bertrand è stato offerto di avere un suo spazio espositivo a Place de la Concorde, quindi probabilmente nella piazza più importante di tutta Europa. Un'esposizione pubblica, gratuita per tutti i francesi, con delle sue fotografie, progettata da Renzo Piano, lo dicevo in apertura, e dovrebbe essere il culmine della sua attività e della sua carriera come artista e probabilmente anche come cittadino. Perché qual è il tema di queste foto? Lui lo descrive tramite la sua associazione. Lui descrive queste foto come un album di famiglia, l'album di famiglia della Francia repubblicana. L'esposizione si chiama Vivre ensemble, cioè vivere insieme. Che cos'è vivre ensemble? Penso che ormai a questo punto, dopo quello che ho detto, potete capire. È una serie, fondamentalmente una serie di ritratti, molto belli, di persone che vivono insieme in Francia. Vivono insieme nel senso che vengono da background diversissimi, però libertà, egalità e fraternité sono tutti fratelli e condividono la stessa nazionalità. Laddove, come ho spiegato un sacco di volte, nazionalità significa semplicemente possiedono la stessa carta d'identità e teoricamente, nella visione della gente come Arthur Bertrand, sono un tutù, cioè basta questo per essere tutti uniti e tutti insieme. Cioè basta che ci sia scritto francese e allora uno è francese. Questa è la sua visione e questa è la visione che ha ispirato questa esposizione d'arte che, lo ripeto, è pubblica ed è gratuita. Cioè parliamo di un evento di un profilo molto elevato, offerto alla cittadinanza dal Comune di Parigi e probabilmente, se non mi ricordo male, direttamente anche dal governo francese tramite il Ministero della Cultura, nello spazio più centrale della capitale del paese. Cioè, un messaggio più chiaro di noi supportiamo questa cosa ideologicamente non ci può essere. L'installazione viene preparata e l'idea è che stia aperta dall'inizio di maggio fino per un mese circa. È un percorso che in teoria si doveva, e poi capirete perché sto dicendo in teoria si dovrebbe, che in teoria si doveva attraversare per vedere un po' l'evoluzione di questo album di famiglia. Ma c'è un ma. E qual è il ma? Dobbiamo tornare al Paris Saint-Germain. Nella notte tra il 6 e il 7 maggio del 2026 il Paris Saint-Germain pareggia 1-1 a Monaco di Baviera. Aveva vinto l'andata della semifinale di Champions League e quindi si qualifica per la finale. Poi la vincerà e abbiamo detto che cosa è successo. I tifosi del Paris Saint-Germain, che poi i tifosi intendiamo esattamente quello che abbiamo spiegato fino a questo momento, arrivano al centro della città. Tra le tante cose che quel giorno decidono di devastare sistematicamente anche l'installazione di Arthur Bertrand. E lo fanno con metodo. Abbattono tutte le fotografie, le mettono faccia a terra, distruggono il percorso completamente, fanno danni che più o meno la ricostruzione ufficiale ci sono danni per 120.000 euro. A questo punto Arthur Bertrand, che certamente non ha bisogno di soldi, però
magari poteva anche dargli un po' fastidio il fatto che qualcuno avesse distrutto un'esposizione gratuita che aveva tutto sommato concesso al comune di Parigi. Potrebbe anche prendersela, potrebbe anche, non so, scrivere qualcosa di brutto, invece no, non se la prende, dice viva il calcio, viva i tifosi del Paris Saint-Germain, per favore venite ad aiutarmi, se volete, chiede aiuto diciamo a dei volontari che in effetti arrivano, e rimettiamo in piedi l'esposizione e ce la godiamo tutti insieme. Io non farò commenti, mi limiterò semplicemente a farvi vedere chi ha aiutato questo fotografo a sistemare i danni fatti da altri. Dans la matinée, une centaine de personnes a répondu présente. Là, faut enlever faut enlever celui-là. M'a vraiment touché et que c'est important qu'on mette tous la main à la pâte. C'est bien de fêter quand il y a la victoire d'un club de foot, mais respecter le reste, quoi. En plein air sur le vivre ensemble, avec des représentations de Français de milieux très différents. Je suis un peu ému ce matin. On s'est levé un peu tôt et c'était un peu dur, mais en même temps c'est magnifique. Ora però un commento lo faccio e come. Molto probabilmente, ma possiamo dire perché ormai abbiamo immagini di tutto, non prendiamoci in giro, ormai qualsiasi evento succede abbiamo telecamere di altissima definizione che riprendono esattamente chi ha fatto cosa. Ci sono telecamere che hanno ripreso esattamente chi ha distrutto l'installazione di Arthur Bertrand, anche se non sono stati perseguiti. Questo, vabbè, è ovvio che non sono stati perseguiti, lo sapete benissimo come funzionano certe cose. Comunque, quelli che hanno distrutto la sua esposizione sono gli stessi che trarrebbero e traggono ogni beneficio dal tipo di narrativa che quest'uomo propone. Quest'uomo è così inclusivo che più inclusivo non si può. O meglio, mi verrebbe un esempio, però è un esempio preso da un libro di cui mi piacerebbe, un libro molto oscuro, di cui mi piacerebbe parlare un giorno insieme a voi. Vivere ensemble, vivere insieme. Ma insieme cosa vuol dire? Insieme vuol dire senza discriminazioni. Insieme vuol dire che il gruppo di maggioranza, quello che detiene ancora la maggioranza numerica, per poco, ma soprattutto detiene la maggioranza in senso politico, cioè è quello che governa il paese, è quello che governa, che avrebbe il monopolio della forza, decide di non usare questo monopolio della forza e permettere a tutti di vivere più o meno felici, più o meno in armonia. Perché distruggere l'opera di questo fotografo? Cioè, se fosse stato un fotografo non gli avrebbero mai permesso di esporre a Place de la Concorde, ma facciamo un'ipotesi. Se fosse stato un fotografo con tendenze identitarie, con idee identitarie, con idee settarie, allora ci sta. Avrebbe senso che delle persone che non sono d'accordo con le sue idee, come estrema dimostrazione del loro disappunto, distruggano le opere, ma queste opere dicevano il contrario, dicevano fondamentalmente siete tutti benvenuti, siete come noi, siete francesi come noi e nessuno può mettere in discussione questo fatto, siete nella nostra famiglia, ormai siete parte di noi e chi dice che non è vero lo puniamo, lo escludiamo dalla vita pubblica, gli impediamo di partecipare addirittura alle elezioni se serve, se si sta avvicinando troppo alla vittoria. E allora perché distruggere una cosa che fondamentalmente è un simbolo a vantaggio tuo? Se lo vuoi vedere in qualche termine potresti anche vederlo come un simbolo della debolezza del gruppo di maggioranza. Perché? Che motivo c'è? Questa è una domanda che ricorre in questo video. Che motivo c'è di distruggere la città perché una squadra di calcio ha vinto? Che motivo c'è di ammazzare delle persone perché una squadra di calcio ha vinto? Se siamo nell'ambito di scontri tra ultra, allora diciamo il senso ricorsivo, diciamo un senso interno, è che sono dell'altro colore e quindi li si vuole uccidere, ma in questo caso non c'è neanche questo, perché in città non ci sono altri ultra nemici, quindi non c'è manco questo aspetto diciamo vagamente delirante, non c'è niente, non c'è senso, tranne se il senso non è molto più oscuro, non è molto più pericoloso e non è molto più letale di quello che noi possiamo immaginare, ed è talmente brutto, talmente spietato nella sua logica, che le persone che stanno al governo neanche lo possono menzionare, perché il momento che lo menzionano è il momento del panico. Siccome io non ho paura del panico, e nemmeno voi, lo menzioniamo insieme. I giornali francesi, italiani, inglesi, anche americani, addirittura americani, e tutti i telegiornali chiamano queste persone che compiono questi atti violenti tifosi del Paris Saint-Germain. Ma la verità è che queste persone non sono tifosi del Paris Saint-Germain. E non lo dico come quando uno dice sì, quelli violenti non possono essere tifosi. No, le persone violente possono essere tifose, e come?
ma stiamo parlando comunque di un numero limitatissimo di persone. Il problema degli ultra non era nel loro numero, non erano poi così numerosi. In uno stadio da 40.000 persone gli ultra, cioè quelli intesi come individui potenzialmente davvero violenti, magari che giravano armati, erano poche centinaia. Qui stiamo parlando di masse oceaniche che arrivano, che calano sulla loro stessa città e la distruggono. E allora no. Quando dico che queste persone non sono tifosi del Paris Saint-Germain, non sto facendo un discorso retorico, sto facendo un discorso letterale. Queste sono persone che usano il Paris Saint-Germain come una scusa. Poteva essere il Paris Saint-Germain, poteva essere un'altra squadra. È un caso che sia la squadra della capitale, ma è un caso sfortunato. E usano questi assembramenti pubblici, che vengono consentiti dalla legge, diciamo, senza ulteriori domande, perché la legge parte da assunti che ormai sono vecchi, cioè parte da assunti del tipo, se le persone festeggiano per la vittoria di una squadra di calcio, non è che possono essere violente. Sfruttando questo anacronismo delle leggi europee, dell'atteggiamento europeo verso le cose, questi individui provenienti per la maggior parte dalle banlieue usano le celebrazioni per farne un messaggio politico. Ovviamente poi loro non sono in grado di capire che stanno lanciando un messaggio politico, sono persone, diciamo, l'ignoranza va sempre di pari passo con la povertà, quindi sono persone per lo più ignorantissime, sono persone che non hanno idea di quale sia il loro posto nel mondo, ma qualcuno invece ce l'ha. E se anche non hanno idea del loro posto nel mondo, comunque non sono ritardati, sono delle persone normali che capiscono un concetto. E il concetto è che per una sera, che ormai non è più una sera, perché questi eventi si ripetono ciclicamente, si ripetono con una scansione precisa, per una sera è praticamente la notte del giudizio, cioè per 4-5 ore la legge non esiste più e anzi, quello che vivono nelle banlieue si può applicare anche ai quartieri delle persone ricche. Per 4-5 ore la città appartiene a loro. Appartiene nel senso che ne dispongono, che possono farne quello che vogliono e che possono applicare le loro leggi, chiamiamole leggi interiori, le loro abitudini a tutti gli altri. E che tutti gli altri, anche se avrebbero la forza di reagire, perché numericamente sono comunque maggiori, la polizia la controllano, l'esercito eventualmente lo controllano tutto, ma anche se controllano tutto non reagiranno. Cioè il messaggio è: c'è davvero una specie di liberi tutti. E la risposta a questo liberi tutti non può che essere il dominio. Il messaggio che queste persone, che lo sappiano o che non lo sappiano, inviano a tutto il resto della città è: adesso sono 4 volte l'anno, che poi in realtà sono più di 4 volte l'anno. Ultimamente ci sono stati casi del genere, ogni volta che il Paris Saint-Germain faceva un risultato di rilievo, ma anche ogni volta che la nazionale algerina, non è un caso, la nazionale marocchina, e non è nemmeno questo un caso, avevano dei risultati di rilievo. Ecco, ogni volta noi caliamo, veniamo nel centro della città, vi facciamo vedere quello che possiamo fare e poi torniamo a casa con 700 arresti, insomma. Tanto poi di questi 700 quanti saranno in strada dopo un paio di giorni? Tantissimi. Questo è il messaggio. Noi siamo prossimi al controllo totale. Quest'anno sono state 5 volte, 6 volte, l'anno prossimo saranno 12-13 volte e a un certo punto queste cose cominceremo a farle senza neanche più avere bisogno di la vittoria, il Paris Saint-Germain, una scusa qualunque. A un certo punto queste cose saranno semplicemente cicliche e la ciclicità di queste cose ce la dimostrano i montatori di barriere di legno che dicevamo all'inizio, perché di tutto questo racconto, di tutto quello che vi ho appena detto, la cosa più tragica sono proprio i montatori di barriere, delle persone, dei manager, in realtà sono i manager dei negozi che decidono, e probabilmente in realtà il manager della catena, che non provano più a influenzare la politica, a dire al sindaco: ma lo sappiamo da 3 giorni, lo sappiamo da 4 giorni, sappiamo come si ripete il metodo, sappiamo da dove proveranno a entrare, sappiamo cosa faranno e sappiamo eventualmente come fermarli. Non è difficile. Dico, non sono i Felsjäger, sono dei ragazzi di 17-18 anni che vengono dai quartieri più miserabili della città, hanno una terza media. Cioè non è così difficile fermarli se si vuole.
li si può fermare pure preventivamente. Dico, vivono dentro il territorio nazionale, lo si sa chi sono i capi, perché c'è sempre un capo, non esiste l'organizzazione spontanea. 3 giorni prima della partita si prende il capo, si prendono i piccoli capi, gli si fa capire che non è il caso e il problema è risolto. Il manager del negozio, il capo della polizia, le persone ricche che vivono al centro di Parigi, invece di provare a mettere un rimedio a una situazione che poi non è neanche così difficile, no, montano questi inutili pannelli alle vetrine dei negozi, si chiudono in casa, sperano che stavolta non gli distruggano la macchina. Tra l'altro una speranza disgustosa, perché se non rompono la tua macchina romperanno quella del vicino o di un altro vicino, insomma qualcosa la romperanno, perché non vengono mai pacificamente, non vengono mai in pace. E ogni volta, diciamo, l'asticella si alza sempre un po' di più. Questa volta abbiamo visto le immagini di comportamenti di questo genere sotto alla Torre Eiffel. Ancora una volta, queste persone lo sanno che cosa significa la Torre Eiffel? Sì, lo sanno perché vivono a Parigi, ma lo sanno che cosa significa per noi europei la Torre Eiffel? Questa pure è una domanda interessante, perché per alcuni europei la Torre Eiffel ancora oggi rappresenta un abominio, una cosa che sarebbe dovuta essere smontata quanto prima e invece è ancora lì. Ma comunque, per quasi tutti noi europei la Torre Eiffel rappresenta il simbolo di quello che siamo capaci di fare. Cioè, il simbolo di quello che, quando ci mettiamo in testa un'idea, costruire un'enorme torre fondamentalmente inutile, ma per dimostrare che lo potevamo fare solo in acciaio, lo possiamo fare. Quella torre, per chi non lo sapesse, è stata costruita nel contesto di un'esposizione internazionale. Noi non le facciamo più, o quasi, le esposizioni internazionali. Sono ridotte a eventi quando ci sono sempre sul politico, sul sociale, ma un tempo l'esposizione internazionale, e noi a Palermo ne abbiamo avuta una veramente bellissima, di cui ancora abbiamo delle testimonianze e delle cose che ci sono rimaste, alcuni edifici stupendi della città di Palermo, ma in generale quando si faceva l'esposizione internazionale serviva a fare vedere a tutto il resto del mondo quello che potevamo fare, se volevamo. Quindi mettersi a fare, stavo dicendo una cosa veramente al limite, comunque assumere dei comportamenti preumani sotto alla Torre Eiffel significa mancare completamente di rispetto a un pezzo della nostra storia e della nostra cultura. Questa mi è uscita un po' istituzionale. Più pragmaticamente o più psicologicamente, se vogliamo, purtroppo io il mio lavoro non riesco a togliermelo dalla testa, significa ancora una volta mandare un messaggio implicito. Sta roba noi non la vogliamo, a noi questa roba non ci rappresenta. Per noi questo è soltanto il teatro, un teatro dei tanti per sfogare certi nostri istinti, perché non capiamo la grandezza di certe cose. Non la capiamo perché non l'abbiamo costruita noi, ovviamente. L'hanno costruita queste persone sul cui territorio noi conviviamo, e torniamo ad Arthur Bertrand, ma noi non vogliamo essere parte della loro famiglia. Questo è il messaggio, per questo l'esposizione di Arthur Bertrand è stata distrutta. Perché noi non vogliamo vivere ensemble, noi vogliamo vivere, facendo quello che vogliamo, avendo il controllo. Siete voi che dovete vivere insieme a noi, non il contrario. Non è come dicono tutti i partiti progressisti d'Europa, che in fondo basta riempire la gente di soldi, no? Dare soldi, dare lavoro, dare incentivi, perché l'unico problema è la povertà. Non è assolutamente così. L'idea è che, secondo i partiti progressisti, sono tutti uguali poi alla fine, se la gente non ha più problemi economici, cosa fa? Si adegua naturalmente ai costumi del paese in cui arriva. Ma non è così. Io posso avere tutti i soldi del mondo, posso avere anche una buona posizione nel mondo, ma rifiutare i costumi del paese in cui vado, perché non mi piacciono. E finché però sono al 2-3% della popolazione, non mi piacciono, ma me li faccio piacere. Però quando arrivo a essere il 15% della popolazione, quando arrivo a essere il 20%, e soprattutto però quando mi rendo conto che sì, al momento siamo ancora 80-20, però se guardiamo la proiezione dei prossimi 30 anni, voi che siete 80 comincerete a perdere un sacco di vecchi.
E noi che siamo 20 cominciamo ad avere un sacco di bambini che diventano adulti. E quindi sì, ora siamo 80-20, ma ora cosa importa? E comunque, pure che fossimo 80-20, viviamo soltanto per l'attimo presente. Ma il vostro 80% che cos'è? Quanto del vostro 80% è disposto a, non dico a battersi come in una guerra, ma quantomeno a dire, a mettere un paletto, questo è mio e non si tocca. Quanti dei vostri 80% invece dicono, entra, fai quello che vuoi, prendi pure tutto? Perché se nel vostro 80% c'è una percentuale rilevante di queste persone che dicono io non ho niente, io non mi merito niente, entra pure, prendi tutto quello che vuoi, allora la battaglia la può anche vincere un 20% particolarmente determinato. Il vantaggio numerico conta fino a un certo punto. Come dice il nonno Cugia, un uomo non può possedere più di quanto il suo cuore possa amare. E se il suo cuore non ama niente, allora non può possedere niente. E un uomo che non possiede niente, nel computo, vale 0. E 0 per 10 milioni, sempre 0 fa. E quindi questi eventi che abbiamo descritto, che tra l'altro io oggi ho parlato di Parigi, ma in Belgio succedono allo stesso modo. In Belgio ogni volta che il Marocco gioca una partita di calcio è una scusa per fare cose di questo genere. In Italia succede poco ancora, ma presto lo vedremo. Qualche mese fa ho visto un meme in cui il prefetto di Milano era contento perché il Marocco non ha vinto la Coppa d'Africa, poi l'ha vinta, vabbè, l'ha vinta d'ufficio. Io comunque sostengo il Senegal. Perché era contento nel meme il prefetto di Milano? Perché se il Marocco avesse vinto ci sarebbe stata una notte di aperta rivolta, una notte in cui ancora una volta i confini non esistono più e si viene nel centro di queste città europee che sono abbastanza decadenti e se ne fa quello che si vuole. E a Parigi questo succede tantissimo e il povero Johann Arthur Bertrand, pur essendo una vittima di questo, e forse la cosa più tragica è esattamente quello che sto per dire, non ha capito di essere una vittima di quello che di fatto è un crimine d'odio e continua a vivere come se niente fosse, come se tutto fosse un incidente e come se tra gli elementi non si potesse tracciare nessun collegamento, come se tutti gli elementi fossero in qualche modo sparsi. E anzi, dicendo che chi traccia dei collegamenti è un suo nemico. E purtroppo un uomo che non riesce a capire qual è il suo vero nemico è destinato a una sola fine. Io vi ringrazio di aver guardato il secondo video sul canale, è un video che ho amato molto, mi è piaciuto davvero molto farlo, anche se mi è costato un bel po' di ricerche. In attesa del prossimo, in questo segno noi vinciamo.